Salve e ben ritrovati. Disturbo ossessivo compulsivo. Perché le ossessioni possono essere sentite come vere, reali? Confronto tra la verità ossessiva sentita e la verità genuina. È un titolo impegnativo, ma credo che vi coinvolgerà, diciamo che attirerà il vostro interesse. Si parla di un fenomeno purtroppo conosciuto a chi manifesta i sintomi del disturbo ossessivo compulsivo, qualunque esso sia, cioè quella sensazione interna di certezza, di assolutezza che il docker può raggiungere in alcune fasi del decorso del disturbo. Io che mi occupo ormai quasi esclusivamente di docker, di disturbo ossessivo compulsivo, sento tutti i giorni persone che ti dicono: no, dottore, è proprio così, ormai è certo, quasi certo, lo sento, è dentro di me, c'è una verità dentro di me. Solitamente vi anticipo, basata su delle sensazioni interne, che mi fa dire che le cose stanno in questo modo, che sia un doc da relazione, che sia un doc aggressivo, che sia un doc homosex, che sia un doc tipo pedofilia o di qualunque altra natura. Quindi questa verità sentita, quindi questa verità ossessiva, è un'esperienza comune e drammatica che tutte le persone con doc ovviamente conoscono. E quando si manifesta, quindi ci sono questi episodi acuti, io li vedo, no? E ti chiamano, ti mandano i messaggi, cercano ovviamente, ma vedi che in effetti credono, no, a quello che sta per accadere, quindi vivono il dramma, il tormento e perfino il terrore rispetto a quello che credono stia, no, per succedere o è già successo. Già questa condizione di paura, di terrore, di ansia, di angoscia o di colpa ce la dice lunga di come queste pseudo verità ossessive in realtà sono farse come una moneta, come si dice, no? Di 2 euro cartacea in qualche modo. Quindi già questo aspetto ci deve far sospettare che di verità in realtà c'è poco o nulla. Ma perché i contenuti mentali ossessivi, quindi i pensieri, le immagini, come dire, gli impulsi, i ricordi, insomma, acquisiscono questo, come dire, questo significato di verità sentita, quindi di verità ossessiva? Ci sono in realtà tutta una serie di ragioni, quindi più di un motivo, anche abbastanza complesse, che ci spiegano questo fenomeno. Cerchiamo di descriverli. Intanto, come dire, i contenuti mentali ossessivi, per definizione, ovviamente, sono molto significativi. Essendo egodistonici, essendo intrusivi, mettono in discussione quello che per quella persona, in quella fase della vita, è probabilmente la cosa più importante, qualcosa di irrinunciabile, o che riguarda l'amore, un'altra persona, o che diciamo ha a che fare con valori etico-morali, quindi con aspetti della propria identità, oppure addirittura con l'orientamento sessuale. In ogni modo sono importanti, quindi non è che sono neutri questi contenuti mentali, ma sono significativi. Quindi nel momento in cui si attivano i contenuti mentali ossessivi, ovviamente sono accompagnati da una valutazione, no, del tipo: ma perché odi questi pensieri? Se odi questi pensieri, allora vuol dire che potrebbe essere che non amo il mio partner, che sono una persona violenta, che potrei essere omosessuale, che potrei essere pedofilo, eccetera, eccetera. Ovviamente questa valutazione attiva tutta una serie di emozioni, quindi che possono essere ansia, angoscia, senso di colpa, disgusto in alcune forme di DOC, che a loro volta attivano tutta una serie di sensazioni e segnali corporei, quindi è il nostro corpo che viene attivato e inizia a parlare.
Quindi ecco che qua la persona con DOC inizia a percepire ovviamente sensazioni associate all'ansia, ma che però poi vengono lette come prova, no, di questa verità. Che ne so, il vuoto nello stomaco, il nodo alla gola, una sensazione persistente di tensione, ok? Quindi queste sensazioni portano ovviamente, no, a attivare, quindi a innescare anche quello che noi chiamiamo ragionamento emozionale. Che cosa vuol dire? Che la persona non solo, come dire, no, si convince per la sola presenza di questi contenuti mentali ecodistonici, ma tende anche a fare qualcosa di diverso, cioè parte dall'effetto delle emozioni associate a questi contenuti per fare un ragionamento del tipo: dato che mi sento così, dato che questi pensieri mi fanno sentire in questo modo, allora vuol dire che è vera. Quindi questo è uno dei motivi che vanno a produrre quella che noi chiamiamo verità sentita, no? La verità sentita dell'ossessivo, che non ha nulla a che fare con la verità genuina e assoluta. E poi lo vediamo cos'è che le distingue. Non c'è alcuna motivazione, tant'è vero che queste famose verità ossessive, verità sentite, non producono alcun atteggiamento, alcun comportamento, tutt'altro, no? Al limite la persona ha il timore, ha la paura di poter fare un qualcosa, ma come effetto di un impazzimento, della perdita di controllo. Un altro elemento molto importante che abbiamo imparato a conoscere è quel meccanismo cosiddetto di fusione pensiero-azione, che è una caratteristica particolare dei Docker, cioè i contenuti mentali ossessivi che manifestano i Docker non sono diversi di quelli delle altre persone. Tutte le persone manifestano episodicamente, ovviamente, contenuti assurdi, bizzarri, strani, a carattere sessuale, a carattere violento, quindi pensieri e contenuti di natura intrusiva. Non è questo, ma il fatto che il Docker attribuisce alla presenza di questi contenuti ossessivi un significato che non hanno, e questo ovviamente cambia le cose. Cioè il Docker, per il solo fatto di avere un dubbio, un contenuto mentale ossessivo, quindi un pensiero, un'immagine, un impulso, è come se sentisse, no, è come se quel dubbio, no, fosse vero, come se avesse cagionato un qualche danno, fosse in procinto di cagionarlo. Quindi se uno ha il DOC da relazione al dubbio di non amare, il solo fatto di avere quel dubbio ovviamente lo fa sentire in colpa, come se come dire, stesse, come se in realtà non amasse più, come se fosse in procinto di tradire il partner o di averlo già tradito. Stessa cosa se parliamo di un tocco aggressivo o di un tocco omosessuale, no? Quindi per il solo fatto di avere certi contenuti mentali, no? Fusione pensiero-azione o fusione morale pensiero-azione fa sentire il Docker in colpa o in procinto di cagionare, quindi di mettere in atto quel comportamento o addirittura di averlo già fatto. Questo per esempio è il caso dei contenuti mentali ossessivi retroattivi, laddove il disturbo ti tormenta, no? Attivando contenuti passati che hanno a che fare con un passato magari anche remoto, un passato profondo della persona, in cui attiva il dubbio, no, di aver cagionato, di aver commesso un qualche danno che però come dire, no, non ricorda, e quindi piano piano poi, mettendo in atto tutta una serie di meccanismi, la persona inizia a credere quindi questa verità ossessiva sentita che in effetti, no, ha fatto quella cosa lì, ma in realtà non ha mai fatto nulla. Quindi fusione pensiero azione, ma ci sono anche altre cause, per esempio il ruolo delle emozioni, il ruolo dell'immaginazione. Allora, ci sono delle ricerche scientifiche recenti che dimostrano come il cervello non riesce a distinguere tra una immaginazione florida e sensoriale dalla realtà. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se noi facciamo un attack ad una persona, gli facciamo immaginare delle cose in maniera, diciamo, florida,
e quindi possibilmente sensoriali, quindi attivando tutta una serie di sensi come l'olfatto, alcuni suoni, alcuni gusti, il cervello attiva le stesse aree che attiverebbe, no, nel momento in cui quella persona realmente fa quelle cose lì, realmente agisce quelle cose. Quindi, come potete immaginare, questa trappola del cervello, questo inganno contribuisce tanto a favorire questa percezione di verità ossessiva, no? Di verità sentita ossessiva, proprio perché il cervello viene incannato, no? E quindi attiva tutta una serie di meccanismi. Tra l'altro vi sono, a proposito di cervello, tutta una serie come dire, di strutture cerebrali cosiddette sensoriali che contribuiscono tantissimo ad alimentare questa sensazione di verità assoluta. Per esempio, le aree dell'amigdala, dell'insula, no, di alcune parti della corteccia che vanno ad attivare, quindi questi contenuti mentali vanno a attivare, a stimolare queste aree, ed ecco che in effetti il cervello risponde, quindi la percezione soggettiva ed arbitraria, no, di quella persona è proprio come se fosse vero. Non ci sono qua, no, noi dobbiamo come terapeuti avere la consapevolezza che quando, no, la persona che è in questa condizione ti parla e attraversa queste fasi, è vero quello che sta. Quindi immaginiamo lo sforzo, il coraggio, la sofferenza e il dramma che vive, come sta quella persona, che è convinta che la cosa peggiore, no? La cosa più drammatica che potrebbe succedergli sta lì, sta per succedergli o è già successa. Quindi immaginiamo come si sta e quale deve essere il nostro atteggiamento di terapeuti. Quindi aree cerebrali sensoriali, insula, amigdala, corteccia orbito frontale, cincolato, esistono, ormai noi conosciamo e sappiamo dei circuiti cerebrali, ormai che contribuiscono ad attivare ed alimentare il disturbo ossessivo compulsivo, no? Esiste il famoso, come dire, circuito cortico striato talamo corticale che comprende diverse strutture cerebrali. Tra poco, no, farò un video specifico che alimenta il disturbo, lo nutre proprio a livello cerebrale. Quindi il disturbo ossessivo compulsivo non è un disturbo della volontà, un qualcosa per cui è un qualcosa, come dire, no, che coinvolge la persona no, nella complessità della sua identità e della sua essenza psicofisica. Un altro motivo che fa sì che la persona sentono questa verità ossessiva sentita è dovuta al fatto che non tollerano l'incertezza. Questo è un grande problema, me ne sto occupando come se ne stanno occupando molti ricercatori, per cui quando si attiva un contenuto mentale ossessivo, un dubbio, un pensiero, un qualcosa, questo contenuto ovviamente catapulta la persona in una condizione di incertezza che non riesce a tollerare. Quindi da qua partono poi quel bisogno imperioso, assoluto, necessario e urgente di compulsare. Quindi la persona che cosa fa? Va a cercare certezze interne, no? Nel tentativo ovviamente di trovare queste verità e di sfuggire alla condizione di incertezza e quindi del dubbio, no? Non riuscendo a tollerarlo, no? Va a cercare le certezze interne, no? Nel sentire, nell'ascoltare le proprie sensazioni, ed ecco che si attivano tutta una serie di circoli viziosi. Dato che mi sento così, dato che mi sento, no, in questo modo, allora vuol dire che immaginiamo poi le cose sono ancora più complesse di come sto cercando di spiegarle, no? Perché immaginare una persona in queste condizioni, in un loop, in un mood, no? In una bolla, per cui si disconnette
completamente ed è molto probabile ovviamente che si attivano episodi dissociativi per cui no, la persona può deformare la percezione della realtà, la percezione di se stessa o fenomeni di confusione inferenziale, no? Laddove semplici contenuti mentali, immaginari, no? Possono essere percepiti e valutati come veri, come la realtà. Questo noi che ci occupiamo di disturbi ossessivi compulsivi lo sappiamo, quindi ecco che farsi ricordi, cioè un qualcosa che non ha a che fare con l'esperienza, ovviamente no, viene percepito come un qualcosa di vero, di certo, no? È quella fase in cui la persona con DOC ti dice no, è così dottore, inutile che lei cerca di rassicurarmi, questa volta è diverso, c'è qualcosa che no, di diverso rispetto alle altre volte, ovviamente non c'è nulla di diverso, no? Io ho no, tutta una serie poi, che ne so, di messaggi, ricordo molto bene quella persona, in realtà questi episodi sono stati tantissimi. Allora, questo poi bisogna riferirlo alle persone, no, nel tentativo in quel momento lì di aiutarli a superarli, a fargli superare questa condizione di criticità. Non c'è nulla di diverso. No, quindi quello che noi sappiamo, l'unica verità sostenibile, vera, provata, empirica, è che questi episodi ovviamente si dissolveranno come si sono dissolti tutti gli altri episodi, ok? Quindi sono episodi transitori, ok? Prima o poi arriverà l'alba, il cielo si schiarirà come è sempre successo e soprattutto sono falsi. Ma perché sono falsi? Qual è la differenza tra la verità ossessiva, sentita, basata su sensazioni che non sono ovviamente elementi di verità, ma sono sintomi? Bisogna riconoscerli come sintomi e la verità vera. Cos'è che... La verità vera, come dico ai miei pazienti ovviamente, è qualcosa di motivante, è qualcosa di interno, è qualcosa di egosintonico, no? È qualcosa che soprattutto produce dei comportamenti, degli atteggiamenti, ci fa prendere delle decisioni. Per cui nel DOC da relazione o in qualunque altro DOC aggressivo, no? Quella persona, seppur in quella condizione che vi ho appena descritto, cioè di convinzione, no? Di sentire la verità ossessiva, non è che lascia il partner, no? È sempre impegnata, seppur in una condizione da martire, perché io li vedo, io l'ho visto, no? E non riesco veramente ad abituarmi a questa condizione di sofferenza. Fa quelle cose coerenti, no? In linea con quelli che sono i veri valori etico-morali. Quindi la verità, la genuinità della verità sta nelle cose, nei fatti, nell'impegno, nei comportamenti, negli atteggiamenti. Persone che hanno il DOC da relazione, si devono sposare, si sposano, fanno figli, vanno a convivere. Certo, lo fanno con una sofferenza inaudita, ma lo fanno. Ok? Viceversa, non mettono mai in atto, no, quella famosa verità. Allora, che cazzo di verità è, no? Cioè, non la mettono mai in atto, come dire, anzi, sfuggono perché hanno paura, per esempio, di perdere il controllo e di poter agire qualcosa. Se lo fanno, per esempio nel DOC da relazione, quando possono lasciare il partner, magari per qualche ora o qualche giorno, lo fanno per sfuggire al tormento, al terrore, ovviamente, no, di quello che sta accadendo, ma i disturbi, i contenuti dei disturbi ossessivi compulsivi non si realizzano mai semplicemente perché non c'è una motivazione vera, non sono reali, non sono veri. Quindi non hanno alcuna spinta nell'indirizzare i nostri comportamenti. Esistono poi, adesso il video come al solito è molto lungo, mi è sfuggito di mano, scusatemi, no? Esistono però tutta una serie di strategie che possono aiutare le persone a tollerare quella condizione di incertezza. Qui ho cercato, no, di descrivervi questi fenomeni, secondo me sono molto interessanti e sono convinto che molti di voi li apprezzeranno, no, di persone, no, di come i contenuti mentali possono produrre una verità ossessiva sentita che in realtà è un sintomo, un contenuto falso e non ha nulla a che vedere con la verità. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto potete mettere un like, potete iscrivervi al mio canale oppure
Se pensate di aver bisogno di una mia consulenza o iniziare un percorso di psicoterapia, se ci sono ovviamente le possibilità online, perché in questo momento sto lavorando solo online, no, troverete tutte le informazioni sotto nella descrizione. Grazie.